amici del bosco, oggi raccogliamo le olive. Non potrai fartelo ogni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Una buona raccolta è il frutto di una buona potatura. In questo video vedremo come si raccolgono le olive e soprattutto alcuni consigli importanti per non danneggiare le piante. La prima operazione naturalmente è stendere i teli. Spesso gli oliveti si trovano in collina, come in questo caso che abbiamo addirittura dei terrazzamenti, e quindi i teli devono seguire tutta la conformazione del terreno. Oggi ho due maestri per imparare a raccogliere le olive come si deve, Cristiano e Nicola. C'era anche Nicola, è sparito. Eccolo Nicola, il mio secondo maestro di oggi. Adesso andiamo alla pratica. La tecnica migliore rimane questa, la mano, la più delicata, però ovviamente richiede un tempo lungo. Però abbiamo altre possibilità. Io ho sperimentato varie modalità e per il momento mi sono incentrato sull'abbacchiatore elettrico. Esistono in commercio molteplici tipologie di abbacchiatori o anche agevolatori meccanici. Dobbiamo controllare però alcune caratteristiche che sono molto importanti, perché dobbiamo avere un efficiente grado di raccolta ma anche un impatto il minimo possibile sulla pianta, perché purtroppo meccanicamente l'abbacchiatore può infliggere determinate ferite e quindi poi anche avere altre problematiche. Quindi dobbiamo avere una tipologia di abbacchiatore che ci permetta di pettinare agevolmente la nostra chioma dove sono le olive e anche di inserirsi laddove è necessario, senza però creare un'eccessiva battitura sull'oliva e sulla frasca. Un consiglio importante è che l'agevolatore deve proprio scorrere, quindi molto spesso può essere utile guidarlo con il braccio che sta sotto, che impugna, e l'altra mano di sostegno, in modo tale da farlo muovere in questo modo, pettinando molto delicatamente e facendo lavorare le bacchette che, come vedete, hanno questo disegno che riesce agevolmente a entrare dentro e a fare questo movimento. Vedete? Guarda, è molto leggero. Ci sono le brucoline apposta per sentire, perché si devono allentare quando lavori, è normale, un pochino si allentano e quindi te a fine giornata stringi un po', le controlli tutte, sia queste che quelle del corpo macchina. Bisogna capire quando è il momento opportuno di iniziare la raccolta di olive e qui potremo aprire un dibattito enorme. Io nella mia esperienza e anche dalle analisi che ogni anno effettuo sull'olio prodotto, ho trovato questo equilibrio che quando abbiamo la metà invaiatura dell'oliva è il momento di iniziare la raccolta. Quindi abbiamo quella capacità dell'abbacchiatore di raccogliere rapidamente, l'oliva si stacca facilmente dalla frasca e quindi poi avremo un olio con determinate caratteristiche, perché ricordiamoci che se la maturazione va troppo in oltre, va troppo avanti, poi ovviamente le caratteristiche dell'olio saranno molto differenti. Una prerogativa indispensabile, importantissima, è che quando raccogliete le vostre olive la pianta sia completamente asciutta. Soprattutto siamo in autunno, quindi ci può essere umidità, ci possono essere le nebbie e la pianta deve essere assolutamente asciutta. Se andiamo a raccogliere su una pianta bagnata aumentiamo il rischio di infliggere delle ferite e soprattutto capite che una ferita sulla pianta poi è una porta d'ingresso per qualsiasi patogeno. Non dobbiamo poi insistere eccessivamente sulla pianta, perché poi immaginate che se noi andiamo a raccogliere anche una pianta che già ha delle patologie, possiamo trasmetterle da una pianta all'altra. Siamo abituati a pensare che l'oliveto debba stare pulito, soprattutto per la raccolta delle olive, invece qui abbiamo un'erba altissima, perché in questo posto è fondamentale la rigenerazione del suolo, la salute del territorio e delle piante è la cosa più importante. Un'erba anche discretamente alta, ma non ha nessuna problematica. Vedete che poi i teri
scivolano sopra e quindi non hanno nessun problema, anzi mi procurano una copertura verde costante nel tempo e mi mantengono il terreno coperto, che per me è un punto fondamentale. Con una giusta abbacchiatura si fanno cadere anche meno foglie, ok? Quindi ne porti meno a macinare, soprattutto non privi la pianta delle sue foglie, che sono il suo nutrimento. Adesso insieme a Nicola raccogliamo le olive di questi alberi e partiamo dalla base, ovvero dalla stesa del telo. Gestire i teli è una cosa che può portare via molto tempo ed è per questo che bisogna farlo in maniera organizzata, e il lavoro di squadra è essenziale nella raccolta delle olive, soprattutto per lo spostamento dei teli. Guarda, ora tu prendi quell'altro angolo, ci mettiamo l'uno di fronte all'altro a specchio e ben in tensione il telo, perché deve sempre lavorare in tensione, si risparmia spazio quando si richiude, e tiriamo a noi, così lo fai cadere per terra. Poi un'altra volta E un'altra volta. e così, Abbiamo un telo gestibile. ok, se lo devi spostare, deve arrivare sopra all'altro telo. Ok, la parte a monte deve stare sopra al telo a valle. Quando le olive rotolano, se non fosse così, le olive si infilano sotto l'uno tra l'altro. Sempre lavorare col telo bello steso, come se fosse il lenzuolo del letto, dico io. Più metri quadri stendi e più olive raccoglierai, perché comunque sia qualsiasi abbacchiatore tende a lanciare olive o a destra, a sinistra, o per aria o per terra. Qualche oliva allontano dalla pianta ci va sempre. Questi polloni che danno noia per mettere le reti bene intorno al tronco, io li spezzo sempre a 15-20 cm da terra, in maniera tale che non vado a rovinare il cambio, e poi quando faccio la potatura passo a eliminarli con le forbici. Usiamo questo abbacchiatore Sicil Zappa. Adesso mi spiega bene Nicola come usarlo e poi vado anche io a fare una prova sul campo. Questo abbacchiatore ha 4 velocità, perché sono utili? Per rispettare la pianta e non usare troppa forza quando non ce n'è bisogno. Quando non ci sono tante olive o le olive sono a un grado di maturazione alto, che si distaccano facilmente dalla pianta, si può usare una marcia più bassa. Quando la carica è alta, ci sono tante olive per cui il peso da muovere è maggiore, si aumenta la forza, battiti al minuto, si lavora meglio. Alcuni abbacchiatori hanno anche la possibilità di variare la velocità, quindi anche qui dovremmo essere noi in grado di valutare qual è il grado di maturazione dell'oliva e quindi utilizzare la potenza minima, proprio per non infliggere danni inutili alla pianta. Ci sono tanti modelli di abbacchiatori, però questo tipo mi hai detto è quello che preferisci. Per quale ragione? Perché il rapporto qualità della raccolta e quantità della raccolta è tra i migliori, secondo me. Se si usa con cautela e con ragione, si riescono veramente a fare pochi danni con un attrezzo del genere. Sono utili un po' di presidi di sicurezza. Il più importante sono gli occhiali e una visiera, qualcosa che ci protegga la faccia, perché quando diamo la spinta alle olive di cadere potrebbero anche venirci sugli occhi, anche i rametti potrebbero farci male. Se ci sono i guanti non è male, comunque la protezione degli occhi è la più importante. Cercare sempre di mantenere una postura corretta durante l'utilizzo di questi attrezzi è fondamentale per lavorarci tutto il giorno. Riesce a cogliere bene anche grandi quantità di olive. Ci mette un pochino di più, ma rispetta molto la pianta, rami non ne rompe, a parte qualche piccolo ramo secco, ma è normalissimo. Le olive cascono sotto la pianta, non vengono sbalzate molto al di fuori della forma della pianta, anche a bassa velocità. Si riesce ad entrare bene anche nelle piante più fitte, anche quelle meno potate. Perché poi una pianta ben potata si raccoglie molto semplicemente, molto facilmente, e non sarà necessario insistere eccessivamente su un punto o andare a cercare le olive. Quindi anche la potatura è fondamentale in funzione della raccolta. Sempre baricentro ben impostato, l'attrezzo il più vicino possibile al corpo, fin dove si può. Oggi stiamo facendo la raccolta di
frantoio si farà un monocultivar, in Toscana viene chiamato anche foreggiolo. Non è indispensabile avere tutti abbacchiatori telescopici, se abbiamo la possibilità di avere più raccoglitori sono sufficienti 2 abbacchiatori, uno telescopico per lavorare alto, eventualmente anche basso, e uno anche senza prolunga, senza questa caratteristica di allungarsi, per fare la parte bassa e interna. Adesso tocca a me. La posizione è molto importante, ho capito, devo avere una posizione stabile, devo muovermi poco perché più mi muovo e più olive rischio di schiacciare quando cadono a terra. Nicola, io vado, tu controlla e correggimi, Sì. Vado. Atto con me. Vado un po' più veloce. Non so se ce l'ho fatto. Quel cappello leggero galante. Fortuna che ho messo la protezione perché stavo un po' troppo sotto e mi stavano cadendo tutte addosso, ma c'avevo la protezione e quindi nessun problema. Dai con queste. Bene, bene, va. Quelle Francesca più alte, abbassa la velocità, così almeno vanno, anche se vengono schizzate, ma vengono schizzate molto meno che con la velocità alta. E quelle alte tendono a volare di più. Vedi, anche questa cosa è comoda comunque, Vedi? Non gliele schizza lontano, vedi? Come sono andata, Nicola? Oh, è faticoso, però non lo dire questo. È leggerissimo. Ma io sono poco abituata. Ho accorciato il manico telescopico perché adesso devo fare le olive più basse e comunque ho la batteria che va avanti tutto il giorno, cioè potrei andare avanti senza fermarmi alla velocità massima per 7 ore, ma non ce la farei io fisicamente, quindi... Qui posso andare più veloce. Qui ci sono tantissime olive, è molto comoda questa pallina che c'è qua in fondo perché mi consente, senza spostare la mano, di regolare l'inclinazione. Adesso riallungo il manico, in realtà dovevo prima fare quelle in alto e poi quelle in basso, perché questa è una regola importante, sempre il contrario, però poi ci arrivo. Come ha detto Cristiano, se uno cambia braccio ogni tanto. Per raccogliere le olive ci vuole tanto tempo e che tanta energia, io ero già stanca. Quando andate a comprare l'olio buono e vi sembra che costi troppo, pensateci, perché ci vuole una grande fatica a gestire gli olivi, anche questa fase di raccolta è veramente impegnativa, quindi chi fa queste giornate di lavoro ha bisogno di ricevere uno stipendio e tutto questo poi va nella bottiglia dell'olio. Quindi mi raccomando, l'olio è fondamentale, è un alimento, un nutraceutico che ci fa benissimo alla salute, però richiede tanta cura e tanto lavoro e quindi lo dobbiamo pagare. Va venduto al giusto prezzo, che non è quello del supermercato naturalmente, perché dietro una bottiglia d'olio c'è tanta fatica. Quante ore fai al giorno e soprattutto per quanti giorni vai avanti con questi ritmi? Dalle 6 alle 10 ore al giorno, da 1 mese a 3 mesi all'anno. 3 mesi all'anno così? Sì, 6-7 giorni a settimana. L'olivo è la mia passione, mi piace stare in mezzo alla natura, la mia squadra, la mia famiglia, sono tutti amici, per cui... Tira a te, mettitici di peso, brava. Queste a piena pranzo verranno direttamente portate in frantoio per la molitura, perché se possiamo cerchiamo sempre di frangere dopo pranzo le olive raccolte in mattinata e prima di cena le olive raccolte nel pomeriggio. Che dal momento in cui noi abbiamo staccato l'oliva iniziano dei processi di ossidazione, quindi per fare un olio di qualità dobbiamo garantire la frangitura entro le 24 ore, proprio per fare un olio Evo, extravergine di oliva. E vi assicuro con analisi alla mano che se uno rispetta queste regole si riesce a fare un olio di grande qualità. La qualità sta lì nel frangere subito. Ma chiaramente è inevitabile, se ce ne sono troppi vuol dire che qualcosa non ha funzionato. È molto importante anche che se le olive non vanno frante subito, di lasciare una buona quantità di foglie in maniera tale di creare più cuscino sia d'aria che per il peso delle olive. Ok, quindi le foglie possono avere la loro utilità. Sì, sì. Ok. In più quelle poche che vanno dentro a
alla gramola con le olive danno un pochino di amarognolo e di piccatezza in più perché hanno polifenoli anche le foglie. Ah, ok. Bello questo momento. Nicola, grazie a tutti questi consigli, grazie anche a Cristiano. Oggi ho imparato di nuovo tantissimo, adesso mi pongo una domanda, mi compro un uliveto? Io direi di sì. Diresti di sì, però è abbastanza faticoso. Comunque veramente complimenti a tutti gli olivicoltori che portano avanti i loro oliveti con passione e rispetto, perché è un lavoro straordinario. E grazie agli arboricoltori come Nicola che portano avanti questa impresa come tante altre a difesa degli alberi. Grazie a voi che avete visto il video, lasciate i vostri commenti. Nicola si prende l'impegno di andare a rispondere alle domande difficili sotto al video. Grazie, ci vediamo al prossimo. Mi raccomando un bel like, quello non ce lo fate mancare mai. Ciao! Che bene! E ora si comincia a lavorare perché finora abbiamo giocato.